Ormai conoscete questo tipo di video benissimo perché è uno dei miei preferiti e anche dei vostri. Oggi studiamo insieme 5 espressioni italiane per parlare come un madrelingua. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se anche tu stai studiando l'italiano, ricordati di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito relativo a questa lezione che trovi giù nel box informazioni. Ma adesso bando alle ciance e iniziamo! La prima espressione che studiamo oggi è proprio bando alle ciance. Bando alle ciance. Ma cosa significa? Significa basta perdere tempo in chiacchiere inutili e superficiali. Basta parlare di cose senza tanto senso. Passiamo ai fatti. Passiamo alle cose importanti. Adesso pensa di essere in una riunione di lavoro, ma prima di cominciare si parla un po' di come stai, prendiamo un caffè, prendiamo dell'acqua prima di cominciare a parlare e poi possiamo dire: ok, bando alle ciance, iniziamo la riunione. Ora invece pensate che un vostro amico vi sta parlando di cose un po' superficiali, inutili, ma voi capite che ha un secondo fine. Lui ha bisogno di qualcosa. Potete dirgli: ok, bando alle ciance, dimmi di cosa hai bisogno. La seconda espressione è parlare a ruota libera. Parlare a ruota libera, che significa parlare senza restrizioni, senza controllo, senza paure o timori di essere giudicati. Significa essere a proprio agio e parlare in modo spontaneo, a volte anche un po' disordinato. Durante l'intervista, quell'attore ha parlato a ruota libera del nuovo film. Significa che non ha seguito uno schema prefissato, uno schema preciso durante l'intervista, ma è stato libero di raccontare tutto del nuovo film. Io e la mia migliore amica, quando siamo insieme, parliamo a ruota libera di qualsiasi cosa. Non abbiamo paura di essere giudicate e parliamo senza controllo. Parliamo di tutto senza paure. La terza espressione è volere la botte piena e la moglie ubriaca. Volere la botte piena e la moglie ubriaca. Questa è la botte, cioè il contenitore del vino. Ma se la botte è piena e la moglie è ubriaca, da dove ha preso il vino? La botte è ancora piena. Quindi questa espressione significa volere due cose spesso impossibili da avere insieme. Improbabile avere queste due situazioni insieme. Significa volere tutto senza rinunciare a nulla. Vorrei lavorare meno e guadagnare tantissimo. Sì, tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca. Sono due situazioni molto difficili da ottenere insieme e quindi è un modo di dire italiano che significa pretendere tanto ma senza rinunciare a niente. E quindi difficile far combaciare queste due situazioni. La quarta espressione è col fiato sospeso. Col fiato sospeso. È quella sensazione in cui voi fisicamente trattenete il fiato per delle grandi emozioni. Queste emozioni possono essere positive, quindi l'attesa o la meraviglia, ma anche negative come la paura o l'ansia. Abbiamo guardato la fine del film col fiato sospeso.
Significa che eravamo in uno stato di trepidazione, di attesa, di stupore. Aspettavamo con ansia di capire come sarebbe andato a finire il film e quindi abbiamo trattenuto il respiro. Ho aspettato il risultato dell'esame col fiato sospeso. Una situazione molto simile. Ho fatto un esame e non ho ancora ricevuto il risultato e quindi lo aspetto con ansia, con timore, anche con un po' di preoccupazione, col fiato sospeso. L'ultima espressione che ti insegno oggi è neanche o nemmeno per sogno. Neanche o nemmeno per sogno. Se qualcuno ti propone di fare qualcosa che tu non hai assolutamente voglia di fare, potresti rispondere no, assolutamente no. Ma se vuoi usare un'espressione più tipica italiana, potresti usare nemmeno per sogno, neanche per sogno. Mi presti la macchina? Neanche per sogno. Andiamo a fare una corsetta? Ma ci sono 38 gradi a Milano, neanche per sogno. Volete indicare con forza e con enfasi la vostra totale mancanza di voglia o di intenzione di fare quello che vi hanno appena chiesto o proposto. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e io spero di avervi insegnato 5 espressioni italiane che potrete usare nelle vostre conversazioni quotidiane. Se vi è piaciuto il video, ricordatevi di mettere un mi piace e di scaricare il PDF gratuito relativo a questa lezione che trovate giù nel box informazioni. Io vi ringrazio ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.